Buongiorno a tutti, eccoci qua. Buon venerdì. Siamo qui sul sito in privato perché, parliamo di qualcosa che è giusto che sappiate voi che mi avete dato la fiducia di iscrivervi al sito e quindi meritate, come ho sempre detto, conoscenze maggiori, come è stato promesso e come è giusto che sia, perché, ehm, è come se fossimo una tavola rotonda, no, alla tavola si mangia, alla tavola ci si accomuna per bere insieme, ci si accomuna per, andare, a discutere, no? Beh, è molto importante andare a capire che la tavola rotonda cioè, in pratica si è parlato di tanta insistenza per la tavola rotonda, quindi io immagino, quando sono qui con voi, di essere a una tavola rotonda. Questo anche perché porta direttamente tutti a una certa parità, no, cioè in pratica tutti noi entriamo in una essendo rotondi non c'è uno che è a capotavola, ma che è dato dalla tavola, rettangolare, mentre la tavola quadrata appunto dà 4 livelli sempre, però, è differente da quella rotonda che pone tutto su un livello di parità come anima. Quindi, oggi appunto, ho parlato di questa tavola rotonda perché mi è venuto in mente, essendo venerdì, è legata a Venere e quindi è legato alla sacralità del Graal che fu scolpito nella pietra sacra che cadde dalla fronte di Lucifero, lo smeraldo sacro. E poi dentro c'era, il piccolo calice che, l'immagine all'epoca del Cristo aveva preso per fare la sua ultima cena. Quindi, perché, siamo qui a parlare, perché ho parlato della tavola rotonda, della cena, perché siamo legati alle religioni, anche l'ufologia è una religione. Sto preparando questa cosa perché c'è già il canale su YouTube, ma ancora non lo sto usando, I controllori dell'anima umana, quindi parleremo di tutto ciò che è il controllo dell'anima umana. Quindi sto organizzando questo sito, queste cose, quindi vi sto dicendo, buongiorno a tutti e anche a una persona che spero stia bene. Penso di sì. Comunque a tutti buongiorno. Per quelli che verranno prima, quelli che sono venuti prima e quelli che verranno dopo. Sapete, io non mi interrompo spesso a dire buongiorno perché altrimenti perdo il filo. Sto invecchiando, che ci posso fare? Dovete avere pazienza, sopportatemi così. Mh. E quindi, ehm, è importante andare a capire queste cose, perché altrimenti non è possibile uscir fuori da questa gabbia invisibile. Andremo a fa avanti e andremo a studiarlo anche in questo sito. C'è anche un altro sito importante che sarà collegato a questo, cioè non è che voi dovete andare ovunque. Cliccate lì, per vedere, oppure cliccate dove siete adesso e sarete se per l'interesse che riguarderà queste cose sarete portati comunque è sempre uno, cioè con diverse sezioni. Quindi sto aspettando un po' che arriva la gente, ecco perché sto un pochino cianciando. E così perché poi dicono: "Ah, hai iniziato senza di me", così, ecco, siamo già insomma un 26, mi basta. Non ho bisogno di 11.000 ascoltatori, me ne bastano 20, 30, 40, va bene così, non di più, va bene. Bene, allora andiamo avanti. Se non capite queste cose non potete liberarvi a livello interiore. La liberazione non può avvenire a livello fisico, ve lo dico sinceramente. A livello fisico si può solo essere invisibili, ne parleremo qui. Come essere invisibili, parlo proprio sia dal livello magico, di una tecnica di invisibilità, sia a livello proprio di qualcosa di differente. Ne parliamo qui in maniera più avanti, dopo che abbiamo introdotto 'ste cose. Mi abbottono perché non vorrei sembrare scostumato, ecco, perché non sono abituato. Ecco così, scusate, mi ero lanciato
nella discussione che mi appassiona tra l'altro. Quindi, non ci si può liberare nel corpo fisico, cioè ossia nella società. Non è possibile. Dovete rendervi conto di questa cosa e prima lo fate, prima, voi, smetterete di soffrire. Tutto quello che sta succedendo nel mondo è simile a tante altre volte che son successe e quindi ciò che io sto facendo è simile a tante altre volte che altri abbiano fatto o che abbiamo già fatto noi stessi. Perché finché non si capiscono bene queste cose e si trascendono, noi facciamo sempre le stesse cose, perché quelle memorie abbiamo. Se io prendessi una di voi che è qui adesso, prendessi la vostra testa, se fosse possibile aprirla, togliere le idee e metterne altre con altre cose, voi fareste quelle cose. Quindi, finché non capite questo e quindi, cominciate ad essere gli osservatori di queste idee, quindi, avete la capacità di deviarle, sarà molto difficile liberarci. Sì, si possono fare le pratiche e questi aiuteranno, daranno la capacità di, fare molta strada. La pratica alchemica, molto potente a livello fisica. Ah, a proposito della pratica alchemica, domani c'è il secondo seminario preparatorio per l'evento straordinario di alchimia e la pietra di fuoco. Mh? È molto importante perché se non avete, fatto un po' di pratica di alchimia e non vi ricordate o non sapete i termini tecnici e tutto e volete una rinfrescata, sarà molto sintetico, come il primo stato molto sintetico, spiegherà le cose principali. Quindi domani tra l'altro parliamo dello zolfo e del sale, quindi accenniamo al sale. Se poi non si capisce faremo il sale più a fondo come terzo, però penso di no. Alla fine, no, non è che c'è che bisogna star lì a esagerare. Quindi domani c'è l'ultima chiamata, questo secondo seminario per tutto quello che avverrà a marzo e a marzo c'è, il 15, 16, 17 il primo incontro e poi il 29, 30 e 31 il secondo incontro. Perché si era pieno il primo, quindi, stiamo facendo anche il secondo. Bene, torniamo a noi. Quindi se non sappiamo queste cose, ora quello che dirò e lo meditate bene, sarà molto complicato nella vita, liberarsi ehm, dalla schiavitù. Come si creano le religioni? Come si creano gli UFO? Nella stessa maniera. Ora dovete sapere che per creare una religione, attenzione non sono mie idee, sono cose che potete leggere se andate a trovare ancora i testi giusti, di solito sono del 1800, inizi '900, in testi come si deve. In italiano non è che c'è tanto purtroppo perché la Chiesa cattolica non ha fatto pubblicare tutte queste cose, li trovate in tedesco, li trovate in inglese, perché poi gli anglosassoni si sono appropriati di queste cose, ne hanno fatto copie, meno male da un lato, no, quindi però c'è un motivo se gli anglosassoni hanno fatto tutto questo che sta succedendo e che è successo. Uhm, Ne parleremo anche di questo ed è la salita di Albione o della Gran Bretagna, l'isola benedetta o le isole benedette. E fu fatto un lavoro magico molto potente, tanto da confluire ogni idea precedente in un sistema particolare di magia e di educazione, occulta e spirituale e mistica, okay, quindi ne parleremo ancora di più, diciamo che viene dopo quella latina, greca latina. Allora, come dicevo, il modo di generare una religione è quello di impiantare questo, andate a rivedere un pochino le cose dei controllori di cui ho parlato, anche se un pochino più indeterminatamente nella precedente diretta, di impiantare nella mente pubblica un'immagine, delle immagini. Allora, se io immagino, facciamo un esempio, che ne so, ora non c'ho immagini, ma immagino, che ne so, un flauto e dico: "Da questo flauto deriverà questa immagine per me, questo flauto porterà il collegamento all'armonia delle sfere."
e dell'immagine di un del dio dell'armonia delle sfere. Bene, okay. Faccio un certo lavoro di connessione rituale o alchemica con questo, cioè in pratica prendo tutto ciò che può essere legato all'idea di armonia delle sfere, per sfere intendo i mondi, no, prendo il flauto, lo connetto ritualmente. Posso fare delle azioni, posso mettere il flauto sul mio tavolino magico o di fronte a me, posso mettere i simboli delle sfere planetarie. 7 pentacoli, 7 ma anche proprio 7 sfere proprio che rappresentano i 7 pianeti, no, ma anche li posso anche comprare in un negozio di hobbistica. Oppure posso anche sparare nell'aria quella no, i planetari che girano, va benissimo. E nell'istante posso elevare ad ogni pianeta un'invocazione: "Oh tu luna che sei la madre", così e così, no, sento con molta concentrazione che sei la madre della terra, tu che dispensi così, collega questo flauto affinché per esempio nella nota, no, scusatemi, connessa, ho singhiozzato, nella nota giusta e poi così per ognuno e quindi collego questo flauto alle sfere. Poi lo posso suonare e mi concentro sul flauto e chiamo la potenza divina affinché mi dia la insomma faccio dei movimenti rituali in modo che io posso, collegarlo direttamente, alle potenze planetarie. Posso anche agire in maniera, alchemica, posso prendere 7 pietre, per esempio, no, 7 pietre che corrispo o 7 metalli che corrispondono appunto, no, e fare un flauto direttamente fatto di questo. Quindi lo posso se sono pietre posso prendere la polvere di queste pietre, la posso elaborare ed estrarne la quintessenza e metterla nel flauto. Per esempio faccio apro il flauto, ci faccio delle insenature, lo metto dentro, ce lo rendo vitale. Posso farlo anche con le piante, posso anche ungerlo, posso fare gli unguenti, 7 unguenti e lo ungo no, nel mio laboratorio, nelle ore giuste, quindi io posso fa è abbastanza posso farlo in maniera religiosa, no, la posso mettere lì mistica: "Oh Signore, tu che sei il Signore, manda gli angeli affinché possano" ognuno ha la sua il suo metodo. Ma questo ci vuole tempo. Perché? Perché lo so soltanto io. Quindi devo essere un bravo mago, ma molto forte. Allora cosa succede? Succede che per creare una religione, come mi fu insegnato alla fine, nell'ordine, da cui derivo, si prende il nome, si calcola il nome del dio che si vuole creare, tratto dalle forze naturali che vuole rappresentare, il dio del tuono, il dio della morte e della rinascita, il dio della bellezza, la dea dell'amore, la dea della guerra, no, è molto simpatica la cosa, no, che da noi latini la dea della guerra è una donna, Bellona, no, è chiamata Bellus, no, e mentre Marte c'era anche ma non era così importante fin quando non arrivò Ares dalla Grecia, però c'era questa Bellona, no, infatti bellum, bellico, no, deriva da queste cose qua. Quindi cosa succede? Succede che vedo la forza naturale che voglio o la forza sociale. In questo caso la guerra rappresenta la forza sociale, purtroppo, o della difesa o dell'offesa o del dominio di qualcuno su qualcun altro. E gli do un nome, Marte sta sulla colonna femminile, sicuramente sì, Marte è sulla anche Marte maschile, è una maschera. È una maschera, perché è sempre una forza di restrizione e quindi la forza di restrizione è sempre femminile, no in senso negativo, perché c'ha un utero,
quindi, la forza divina scende nell'utero, non è più libera, viene costretta. Anche il corpo sta un utero. Anche quindi la distruzione è data a questo corpo una volta che è creato, perché non è eterno e quindi viene dato Marte. Quindi la distruzione e la guerra per ricostruire. No, un pochino come stanno facendo adesso gli americani e gli anglosassoni che stanno dichiarando guerra in Ucraina, dichiarato guerra adesso allo Yemen, cose varie, per bloccare tutti i finanziamenti, tutti gli approvvigionamenti all'Europa, perché la guerra è diretta all'Europa, e portare tutte le industrie e tutti direttamente negli Stati Uniti, perché sono stanno per crollare, quindi stanno sacrificando l'Europa, la guerra all'Europa, quindi no. Ehm Non è alla Russia, non è Israele ad Hamas. Attenzione, lo dico perché qui possiamo dire la guerra è all'Europa, è stata sempre diretta all'Europa, okay? Quindi quello è. Prima metti i tuoi uomini, come ha fatto con la gente inutile che c'è lì a rappresentarci, che non abbiamo mai votato tra l'altro, in Europa, e poi fai quello che sta facendo. Ma prima o poi si paga tutto. Andiamo avanti. Quindi prendo la forza naturale o sociale, gli do un nome. Guerra, Ares, Marte, Bellona, Venere, Afrodite, cose varie. La collego a un fenomeno naturale. Afrodite, per esempio, pochi sanno, sì, se lo sanno non ci hanno pensato perché corrisponde alla schiuma del mare. Afrodite non è la stessa idea di, per esempio, di Hathor, che va a corrispondere, o di, qualche dea, no, o medio orientale, che va a corrispondere più a un senso di amore generale. Afrodite nasce dalla schiuma del mare. La schiuma del mare sta a indicare il piacere, perché la schiuma indica lo sperma maschile e caduto, cos'è caduto? Un attimo. Eh, è caduto il telecomando. Sperma maschile è la virtù femminile, di ciò che schiuma che viene dal mare. Il mare è il desiderio, quindi dal desiderio e da ciò che noi viviamo nel corpo fisico come desiderio apparve Afrodite. Da Aphros. Infatti noi abbiamo il termine anche afrore, cioè questo calore che ti prende, no, per generare, se vogliamo. Quindi non era la dea dell'amore, perché la vera dea dell'amore alla fine era la moglie di Giove. Poi venne portata, no, dea della casa, dea della famiglia, dea del fare l'amore. Afrodite è la dea del sesso. Allora, uso questo termine, collego a questo termine delle storie e quindi queste storie sono immagini. Se io dico: Afrodite mentre c'era Urano, allora Saturno gli taglia, gli organi genitali, e gli organi genitali di Urano, guarda, no, cadono nell'acqua, generano schiuma, da lì nasce Afrodite. No? Ma Afrodite è anche, in un'altra storia, il mare che si muove e fa schiuma battendo sugli scogli, o in tempesta, l'agitazione sessuale, la vita, e indica che Afrodite è la potenza generativa dell'universo. Dalla parte maschile è Pan, quindi Afrodite dalla parte femminile, Pan dalla parte maschile. Poi, che questa forza afrodisiaca possa essere sposata a Efestos, il dio dell'alchimia, uno può capirlo, no, c'è bisogno di calore, sia esterno che interno, emozione nel lavorare le cose. Non è che ti metti a fare alchimia tutto freddo: "Ah sì, aspetta", con alcuni: ma c'è tempo maestro", metti là: "Vabbè, quanto ci mette per fare distillazione? 1 ora". "Okay, vado a vedermi la partita". Non è alchimia questa qua, se non ci metti l'anima. No, la materia non viene animata. Ecco, Afrodite. E poi però l'amante è Marte, che non è la guerra, è il desiderio sessuale. L'amore
L'amore, come detto, è gioviano, è Giove, quindi amore, famiglia, amore elevato, amore di cuori, amor platonico, ma anche amore mi guardo con la mia compagna, ci guardiamo, siamo persi in questo è amore gioviano, superiore. Infatti è in alto nell'albero cabalistico, no, Venere è sotto quest'amore e quindi è molto fisico. Allora fecero questo: prendo un'immagine, cosa può eccitare? Una donna nuda, e quindi mettono una donna nuda, no, la cosa più bella mai creata sulla terra, no, c'è niente da fare, ma la creazione più bella, come ho sempre detto, la superiore, è l'ultima creata, perché vuol dire che si basa su tutte le esperienze di tutte le costruzioni precedenti. Notate, prima son state costruite le acque, son state separate le acque dalla terra, così si creano le religioni. Poi è stati costruiti, no, i pesci, poi sono stati costruiti gli alberi, son stati generati, poi son stati costruiti gli animali, poi Adamo, poi Eva come ultima nata, e quindi tutte le esperienze precedenti mi viene in mente, certo, la Venere dei Botticelli, proprio quella, a quella pensavo pure io. E poi è chiaro che poi con la Venere dei Botticelli insieme a Venere, ossia Afrodite, c'è tutto, la bellezza, la gioia, la primavera, la giovinezza, i frutti che nascono, gli uccelli che cantano. È normale, perché quando c'è un rapporto sessuale, quando c'è questa forza della natura, è una cosa superiore. Vorrei dirvi un termine di Crowley che è poco conosciuto, perché di Crowley si conosce quello che viene detto dai giornali. Lui disse una cosa molto interessante, no, se l'istinto sessuale è dato da Dio, vuol dire che il sesso è Dio e Dio è il sesso. Perché? Perché non si genererebbe nulla. È questo che ha demonizzato la Chiesa cattolica e cristiana, e quindi questo è un problema, no, e Pan e Afrodite, che erano i 2 che dovevano generare, che generano la vita, no, sono Pan il diavolo, no, con gli zoccoli e cose varie, no, e mentre Afrodite la prostituta, proiettata in Maddalena, in tutte queste, e non sanno che, è la forza grezza della natura, che istintuale, che serve per ci sarebbe nulla. Quindi ecco il problema, come ho detto l'altra volta, il problema vero della cristianità è questo, questa idiosincrasia sessuale, ossia idiosincrasia verso Dio e la potenza di Dio, vedendo in questo il male, ma il male non è. Perché e anche c'è uno scontro in termini. Tu, prete, che mi dici queste cose, sei nato da un rapporto sessuale. Se non c'era stato un rapporto sessuale, tu non potevi farlo. Non potevi neanche parlarmi, ma neanche Cristo, se no, ma Cristo è stato un impianto così. Allora, è stato così. No. Nulla nasce dal nulla. L'idea dello Spirito Santo che scende e ti mette qualcosa è un'idea molto bambinesca. Se lo Spirito Santo ti deve mettere qualcosa, il simbolo dello Spirito Santo è la colomba indica la discesa e così si costruisce la religione, di un'anima sottile, superiore in un corpo fisico. E allora sì, magicamente si può fare. E infatti gli antichi facevano questo, prendevano una forza naturale, mettevano il simbolismo, davano il nome tutto calcolato e poi e poi chiudevano in tutto, diciamo così, in un cerchio magico, e cioè per concentrare, chiamavano la forza superiore macrocosmica a animare la forma generata, che può essere una statua, può essere, qualsiasi cosa. Finché con le loro capacità e il loro potere di chiaroveggenza, data da molti anni di pratica, non vedevano veramente la forza macrocosmica entrare
nella casa preparata per loro. Le ziggurat e le piramidi alla fine hanno anche questa cosa. Ed ecco, no, che noi abbiamo la creazione di un Dio. Una volta fatto questo, io faccio vedere il Dio, la statua, e genero delle feste. Quindi dico, se lo faccio da solo ci vuole tempo, ma se io quest'immagine la mostro già prima a 10.000 persone e fondo dei templi, la gente va a pregare, a concentrarsi, a dare la sua energia a questo, il Dio è fatto. Un po' come ha insegnato nel seminario delle statue, sì, un po' così, sì. Però che qui ci sono altre cose molto più potenti. Per mantenere in piedi questi dei, il re e la regina devono copulare, ma devono solo copulare. Tutti pensano, con la visione miope dell'Occidente data dal popolo più ignorante del pianeta, non diciamo chi è, però più intelligente per chi lo guida, ma più ignorante per quanto riguarda chi ci crede, no, è che il re è così importante che può fare sesso con tutte, c'ha le concubine. Povera moglie, povera regina. No, a parte che l'idea era diversa, la regina era talmente intoccabile che poteva fare sesso con il suo uomo cioè con il re, solo per incarnare o richiamare una forza divina per la dinastia. Ma allora com'è? Lui se le faceva tutte e lei no? No, uguale. Il sesso era considerato separato da ciò che è l'unione tra 2, ecco perché dormivano in cose separate. Non quello che vediamo nei film di Mosè, così, che il re era con il faraone con la faraona, dico io, no, infatti dicevo sempre io: "Sì, si sta mangiando la faraona", sapete, quello fatto al forno. Era impossibile, non era possibile. Non vivevano nella stessa camera da letto, perché era una questione divina. Sostanzialmente, maestro, è la stessa procedura per creazione di un golem? Sì, sostanzialmente siamo là, però il golem non ha anima, ha solo un nome e quando questo nome viene cancellato finisce, è un po' uno zombie, se vogliamo, no, mentre qui abbiamo proprio la discesa di una forza macrocosmica. Se io la presento a tanti e la divinizzo ogni volta, cioè nella festa del dio, mettiamo, è stabilito ecco, per esempio prima la festa, che adesso si chiama San Giovanni, era la festa di Sekhmet. No, e Sekhmet c'è la storia che in quel giorno venne presa un po', alla sprovvista, un po' in giro e fatta addormentare, cose varie, per non distruggere il mondo, perché indica che c'è molto calore, no, in quel periodo. E poi è diventato a San Giovanni la stessa cosa, che San Giovanni voleva distruggere il mondo perché avevano ucciso Gesù Cristo, allora Gesù Cristo lo fece addormentare, così bla, 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 sempre le stesse storie voglio dire. Allora, Sekhmet in quel giorno, no, di luglio, quando è festa di San Giovanni, che cosa accade? Accadeva che e quindi per tutte le feste di ogni dio, specialmente quelli di cui il faraone e sua moglie, la consorte, erano discendenti, si univano sessualmente. Se era con i sacerdoti, non è che se ne andavano a fare a pomigiare nel giardino, oppure se ne andavano "Aspetta, vado da mia moglie", no, si univano con i sacerdoti che facevano un rituale durante l'accoppiamento, perché quell'accoppiamento era sacro, perché tutti e 2 fin da piccoli erano stati generati con la conoscenza dell'occulto e quindi sapevano, sentivano e ognuno era veramente l'incarnazione del dio e della dea, che anche in India si dice, no, questa cosa qui, che rappresentavano. Buongiorno, come rinforzare il golem personale creato in tempo della missione di aiuto al mondo? Dagli da mangiare, amalo, dagli da mangiare. T'ho spiegato come fare. Come? L'ho spiegato tante volte. Eh, devi dargli le cose da mangiare, devi dargli cose cioè vegetali, cose e poi la tua attenzione, le tue preghiere e quindi diventa più forte. Dissi anche per vedere se è forte, prendete 2 mele
identiche dovete, che ne so, oppure quello che sia, mettete uno davanti al golem e una lontana dall'altra parte. Se quella appassisce prima quella del golem, sta mangiando, è attivo. Okay. Ma l'ho detto tante volte. Eh sì. Allora, okay, quindi che succede? In quei giorni veniva rinnovato il contatto con questi esseri. Alieni? Lo vedremo, perché alieni oggi per noi alieni sono gli UFO, che sono ma ieri erano un'altra cosa. Ieri cos'erano? Beh, io quando adesso aprirò poi questo sito, che sto organizzando le cose, sto prendendo il materiale mio personale e quindi del insomma dell'ordine, io, vi parlerò, e ce l'ho qui, l'avevo messo, vi parlerò in pratica del mondo dei mondi, eccolo qua, ossia i pianeti abitati secondo la Cabala. La Cabala lo sapeva che c'erano dei pianeti abitati, che sono sia pianeti sia livelli, e quindi parleremo dei vari alieni che già i cabalisti vedevano, che già i cabalisti sapevano, tra cui qui tratto dal mio documento, noi abbiamo proprio il cosiddetto grigio, eccolo qua, che era chiamato Nesia, il grigio, ed era nel secondo pianeta, quindi vicino a noi. Quindi c'era già lo stesso, identico, piccolino, gli abitanti sono alquanto diversi da quelli terrestri, sono di bassa statura, sono minuti, ci riferiscono a essere un po' tontoloni, smemorati, sono usati dagli altri, invece del naso come i terrestri hanno solamente 2 buchi, queste so cose scritte nella Cabala 4000 anni fa, e po beh, non era Cabala all'epoca, scritta dai cabalisti, che poi diventati cabalisti. Li troviamo nel Talmud e cose varie. Non ci viene riferito il colore della pelle, come non ci è stato riferito per gli abitanti degli altri pianeti, ma immediatamente ci vengono qui direttamente in mente i grigi per altezza e tutto, eccetera, eccetera, e i nomi sono del pianeta Yabasha Nesia. Quindi alieni? Sì, dipende cosa pensiamo per gli alieni, ma certo che ogni dio è un alieno, perché anche se io costruisco la statua di Sekhmet e chiamo una forza senza corpo ed entra dentro, viene da qualche parte. C'è un'influenza esterna al mio pianeta, di o o al mio piano, di conseguenza è un alieno, c'è qualcuno che è fuori, okay? È un'intrusione nella nostra coscienza. Quindi questo veniva generato e quindi veniva poi portato al pubblico in processione, amato, adorato, questa prendeva forza. Ci sono ancora, se uno fosse molto pratico di magia, può sentire i vecchi dei ancora che ci sono, creati, ci sono. Attenzione, non esistono già, esistono solo le forze eterne. Okay, e le intelligenze eterne. Molti degli dei, per esempio i 12 dei dell'Olimpo, sono stati creati, così come sono stati creati i dei del Pantheon egizio. Quelli preesistenti sono quelli legati alle stelle che ci sono, ma sono molto prima. Ne parleremo sempre in questa cosa qua. Rimanenze della nostra evoluzione di noi stessi da prima? Bah, guarda, Mhmm, se noi la vediamo dal punto di vista alto, da un punto di vista molto alto e quindi poco comprensibile, possiamo dire l'essere è espanso completamente, ogni cosa fa parte di lui e okay, ma questo diventa un pensiero e finché non è vissuto. È come dire: "Sto guardando questa stanza, ce l'ho tutta nella mia mente, quindi è tutta mia, quindi è creata da me perché la sto vedendo. Posso farlo, ma devo realizzarlo. Se no lo sto solo pensando e diventa una schiavitù, diventa un pensiero, diventa solipsismo viene chiamato. Uno dei più grandi, come si dice, delle più grandi, come ti dicono, obiezioni, no, a questa teoria, cioè ossia a questo, percezione, è proprio la teoria solipsistica. Dicono: "Ah beh, allora è tutto tu sei tu stesso, quindi sei chiuso nel tuo ego, sei chiuso, sei
sei un solipsista, cosa che non è invece se viene quello che dici viene veramente sperimentato e non pensato, quindi si va oltre la mente. Ma siccome la maggior parte delle persone è su Malkuth proprio se è fortunato arriva a Jesod, ma proprio se è fortunato, ci arriviamo ogni notte e poi subisce le emozioni di Nezza, subisce il pensiero incontrollato di Od, subisce questo giro tutto nel subconscio, figurati se possiamo capire questo senso. Quindi a livello altissimo dovrebbe essere così, perché tutto è uno. Ma noi scendiamo un pochino più giù per capire le cose e quindi questi sono altri esseri generati dall'intelligenza divina per animare la creazione. Quindi io posso entrare, quindi il punto di vista magico, il punto di vista, ehm, alto, ammonio o Advaita o quello che sia, che però può essere adatto a al lo 0,02% dei 9 miliardi che sono sulla Terra. Serve una mente talmente matura, talmente alta, che ha bisogno prima di fare tutto questo di cui stiamo parlando, che è reale, non è che è irreale, dipende dai punti di vista. Cosa sono i punti di vista? Io se vivo nella materia, il Malkut, e sono molto materiale e ho percezioni materiali e uso i sensi materiali, ma al limite la notte dormo e basta, voglio dire, io c'ho il punto di vista materiale dal corpo fisico. Poi c'è il punto di vista, chiamiamolo astrale, che è già staccato da questo fisico e quindi è un punto di vista un pochino più superiore e ogni cosa che vedo sono immagini, emozioni, sensazioni, sogni, diciamo che è molto iesodico. Il terzo punto di vista è un punto di vista tiferetico, cioè ossia solare, ossia di coscienza, no, quindi io ho il punto di vista sì, è tutto coscienza, quello che dicevi tu, però devo essere là veramente. Se sono lì veramente è tutto coscienza, vedo tutto come coscienza, è come la montagna, se sono sotto salgo, salgo, sa ma, noi siccome abbiamo i punti di vista legati ai nostri sensi, noi dobbiamo usare questo punto di vista che è legato ai sensi e quindi per il punto di vista legato ai sensi, questi sono esseri reali, perché li vedo, li percepisco e hanno un impatto con me. Se no diventa lo stesso discorso di alcune persone prima che no prima, un po' di tempo fa, che venivano col punto di vista advaitico, no, tutto è uno e tutto è illusione. Dicevo: "Sì, è vero, quando l'hai realizzato, ma vediamo finché non lo realizzi, vieni qua, ti do uno schiaffone o datti una martellata sulla mano, ma devi rimanere è illusione intanto, non ci riesci." Capito? Cioè questa è l'elevazione nei piani, questo è la salita dell'albero, no, dalla terra sali su, l'ascesa ai piani. Significa l'ascesa dei punti di vista, ma devono essere realizzati. Quindi nel punto di vista altissimo sì, tutto è uno, ma se tutto è uno non si muove la creazione. Nel punto di vista in cui stiamo parlando e che possiamo capire, no, e poi sublare nel tempo, cioè mettere altre cose per andare sopra, togliendo le cose precedenti per crescere, no, noi dobbiamo usare questo, okay? Lo so, scusatemi la deviazione, ma è stata molto importante, spero che l'avete apprezzata per capire, no? È come questa cosa qui. Allora, per farvi capire, io c'ho questo qua e questa è la cera, no, il punto di vista alto che diceva Marco, che tutto è uno, mi dice che la cera è tutta una, è vero. E la cera facciamo finta che delle api questa qua, e la cera è generata dal favo delle api. Quindi io, dal punto di vista alto, questa non la vedo e dico: "Questo è il favo delle api, questa è cera d'api, è tutta una". Però poi viene elaborata e questa diventa una cosa separata. Oppure l'argilla, il punto di vista dice: "Tutto è argilla". Però poi dalle argilla io costruisco delle brocche. La brocca, il piatto, la pentola, le cose per bere, i bicchieri, ma è sempre argilla, però è separata per essere vista, questa è la verità, no, e quindi abbiamo il punto di vista più tutto separato, poi se distruggo tutto, tutto torna argilla, è il punto di vista alto, ma lo devo conseguire. È chiaro? Così anche per questi esseri, finché noi li ve rimane solo la memoria nei piani di sotto. La memoria nei piani di sotto?
La memoria, l'esperienza è esperienza, non è memoria, è esperienza. Quindi poi se te ne vai non hai più neanche la memoria, perché se sei arrivata al punto di vista sei tornato uno, un punto, non c'è più niente. C'è la coscienza una universale, è scendendo come piramide che vedi tutte le cose, no? Oh. Sì, sì, dai punti di vista, certo. Quindi è chiaro, quindi noi parliamo di cose reali che noi stiamo vivendo. Se io dico: "Vedo un UFO", non è inutile dir non è vero. O: "Ho visto un Dio", certo che è vero. Perché? Perché dal punto di vista della materia, nel punto di vista superiore dell'astrale, ci sono e sono coscienti. Così si crea hanno creato gli dei e così queste immagini sono state queste energie che poi l'immagine è un contenitore, come l'immagine di un dio è come una brocca, no, e poi dentro ci metti il contenuto. E quindi quando viene portato per esempio nei paesi Gesù morto, Sant'Antonio, San Giova sono dei contenitori dell'unica energia divina spezzettata e rifratta in tutte le cose. Ora, se la usi per il bene, bene, ma quella è usata per il male, per irregimentare e instradare le persone. Ora, dove voglio arrivare? Ogni cosa che voi fate, il desiderio sessuale, il desiderio di cibo, il desiderio di conoscenza, il desiderio di viaggiare, la volontà di fare questo, la volontà di fare quell'altro, siete dominati da questi dei. In pratica, se non fossero state categorizzate nel tempo, questi dei, voi sareste molto liberi, perché sareste spontanei, non sareste state messe a contatto con queste forze, non avreste visto queste figure, non avreste letto quelle storie, non avreste percepito quell'energia, non sareste stati sottoposti a questo continuo bailam di introduzione nella mente di queste regole, perché e dici: "Ma allora è suggestione". No, all'inizio è suggestione. "Ah, di guarda che se tu fai il cattivo questo succede, questo e questo", è suggestione. Ma guarda che così poi leggi la storia, vedi l'immagine e diventa vero, perché man mano che lo pensi fai un contatto con questa forza che è stata già creata. E quindi questa forza che è già stata creata e che ha una sua intelligenza, entra in contatto con te e quindi sei dominato. Questo è ciò che viene fatto nei templi, è stato fatto nei templi, nel cristianesimo, nel buddismo, anche il buddismo sì, quello purtroppo che c'è decadente, nell'islamismo, nell'ebraismo e beh, veramente è nato con l'ebraismo e poi con con gli egizi, con l'ebraismo, tutto per dominare assolutamente il pensiero della massa da parte di pochissime persone che avevano o la fortuna o la sfortuna o l'intelligenza di capire le cose come stavano. Quindi questi sono diventati nel tempo veri controllori. Ora, un mago o un alchimista o qualcuno di livello alto sa che così e gli dei li usa, cioè li possiamo vedere nei rapporti stellari, no, se è stato dato ad ognuno di questo pianeta un nome, Giove, Marte, perché è stato visto nel tempo dai saggi che la loro influenza di questi pianeti quando passavano, cose varie, era simile all'idea del dio Giove, all'idea di Marte, all'idea di Afrodite e quindi era un'energia simile e di conseguenza che cosa succede? Succede che in questo appunto si guarda gli aspetti planetari degli oroscopi per vedere allora se quel pianeta è simile a quello che è questo? Non so chi è, boh, m'aveva scritto se in pratica, io so che quel pianeta che passa è simile a quel dio, no, Giove che ho creato, cose varie, allora io da lì capisco come sono dominato, all'interno e all'esterno. Può essere un po' complesso il discorso, ma non penso, perché voi siete qui nel sito, non siete come tutti, quindi siete già più avanti e quindi penso che l'avete capito. Ora, se voi non andate a vedere 'ste cose,
voi siete dominati, cioè gli dei o le forze naturali degli dei, ma in questo caso forze naturali libere della vita, incanalate in concetto Dio, Venere, Giove, Marte, fa questo, vi dominano. E come? Con le immagini che hanno posto stimolano i vostri desideri. In pratica, e qua volevo arrivare, e questo dovrebbe farvi terrificare, ve lo dico qua, se io che sono a capo di tutto questo decido di muovere il burattino creato Dio, o Dio, o dea, o energia, la muovo, siccome è collegata a tutte le menti subconsce volte vostre, appena la muovo io si muove e voi siete spinti a fare quello. Tranquillamente me ne posso stare in un castello a Wewelsburg o in una casa da qualche parte e appena muovo questo Dio, siccome è stato connesso a tutti voi, si muove all'interno, vibra per via della connessione dell'anima mundi, dicevano gli antichi, o dell'inconscio collettivo, come è stato detto da Jung, così lo capite di più, e poi emerge e gli esseri umani fanno quello dall'interno che viene detto. Guardate che non è possibile liberarsi all'esterno, infatti all'esterno non è possibile. Dove vai? Cosa fai? La libertà viene solo se cominciate a guardare dentro e a vedere queste cose. Quando avete un desiderio, quale Dio mi sta muovendo? Ecco i talismani, le cose che uno può fare, te sa come fare. Se senti desiderio di farti un viaggio, chi è che ti sta spingendo? La luna? E sotto i viaggi. Mercurio sono i viaggi curiosi e di denaro. Noi sono termini Mercurio, Luna, potevano chiamarsi Baba Bing e Baba Bong. Non ha importa se il così, tant'è vero che per esempio nella Cabala, no, la Luna ha un altro nome se vogliamo, no, se vogliamo di un'intelligenza che è Gabriele, e Mercurio ha un altro nome che solitamente è intercambiabile tra Raffaele e Michele. Sì, perché sono intelligenze intercambiabili, questi 2, tra Sole e Mercurio. Proprio che son proprio vicini, sono simili. Quindi chiamiamo con quel nome: "Ah, l'angelo Michele ti sta venendo". Allora ti sta dominando, sì, ma è buono. L'arcangelo Michele mi sta guidando, sì, ma sei sotto l'egida di qualcuno. Non del tuo angelo personale, ma di un angelo, cioè di un'intelligenza, cioè di un Dio generato, cioè di un pianeta, cioè di una forza archetipica profonda generata precedentemente che basta che viene mossa, muove tutti. È chiaro che muove quelli che sono legati a questa forza, cioè San Michele può muovere solo i cristiani. Presenti questa forza ai shintoisti giapponesi, dicono: "Che è?" Come se tu presenti Kannon, la dea, no, la dea del sole, giapponese, la muoverà gli shintoisti. State capendo? Quindi in Occidente, nella tradizione occidentale, siamo schiavi in questa maniera. Stessa cosa fu fatto con gli UFO. Gli UFO viene generato agli inizi del Novecento con la fantascienza nascente, a cui cominciò a parlarne Lovecraft, con le sue idee di Cthulhu che veniva da lontano, gli alieni dello spazio. Nel '38 Orson Welles fece una trasmissione che tutti sanno, che su ordine, che era che andò a impiantare nell'immaginario collettivo, e immaginate, anche se venne detto all'inizio e alla fine della trasmissione che era finta, la gente è stupida, perché la gente crede, la gente ascolta quello che vuole sentire, ma è quello che volevano, impiantò il l'archetipo dell'alieno moderno. Okay? E poi continuarono con le de con tutte le fantascienze e cose varie, fino ad avere chi aprì la porta a queste cose e dalla coscienza umano proruppe tutto questo. La coscienza umana dice: "Vabbè, ma sono cose esterne. Io se hanno visto un alieno che è apparso con l'astronave,
è atterrato e son rimaste le impronte per terra o i segni nel grano, vuol dire che è fisico. Parte che non stiamo qui a andare avanti a dire cosa è fisico e cosa non è fisico, perché credetemi, se andassimo a vedere cosa è veramente fisico andreste un pochino nel panico, perché fisico diventa quasi un detto, così aleatorio, no, cioè, fisico per noi lo vediamo con questi sensi fisici. Ma a parte anche un'altra cosa, quando un UFO atterra e lascia qualcosa, oppure un cerchio nel grano, chi ve lo di il corpo umano può fare delle cose straordinarie. Chi vi dice che non è stato il corpo umano, la mente di chi ha visto queste cose? Cioè, questi sono simili agli effetti, delle stigmate, simili al sudare sangue, simili a tutte sono identici. I tripodi marziani di Orson Welles emergono dalla Terra. Sì, ma no gli Anunnaki, no, lì era l'idea era di impiantare l'idea. C'è un alieno sono gli alieni che vengono, punto. No, come adesso stanno impiantando l'idea, no, dell'attacco agli Stati Uniti e delle varie ci sono diversi film che perché per altri motivi. Comunque, da quello che stanno creando un dio e infatti molti si riuniscono per chiedere agli extraterrestri di venire e di salvarci e l'hanno fatto tante volte, l'hanno chiesto con Gesù, l'hanno chiesto alla Madonna, l'hanno chiesto a Maometto, l'hanno chiesto a Buddha, l'hanno chie ognuno di questi viene, fa i fatti suoi, parla e poi se ne va. Anche perché qui non ci può essere qualcosa che torna, c'è sempre qualcosa di nuovo. Ci può essere solo una memoria che torna, ma non qualcosa che torna, il che è molto diverso. Ma sono discorsi esoterici abbastanza profondi, ma potete capirli. Memoria torna, corpo no, corpo è nuovo. No, sono i piani, s detto io, non sono contigui, sono consustanziali, so' separati. L'immortalità è generare i passaggi. Per questo esiste l'albero con i passaggi, con no, con tutto quello che facciamo. Oh, state capendo? Quindi adesso è stata generata questa cosa. Stessa cosa stanno facendo con l'intelligenza artificiale. Un altro controllore. E ripeto, queste cose l'ha fatto Arthur Clarke, per esempio, no, con l'idea prima di Arthur Clarke non esisteva l'idea di stazione spaziale, di satelliti e cose varie. L'ha fatto Arthur Clarke, l'ha fatto il film, Kubrick e sono entrate nella nostra idea. Vi ricordo che nessuno ha mai visto coi propri occhi un satellite. L'ha pensato, ma non l'hai visto coi tuoi occhi. Vi ricordo che tutti i missili nessuno mai si è chiesto non mi solo ci sono, mhmm, tantissimi satelliti intorno alla Terra, proprio tanti, ma proprio sono migliaia di migliaia di migliaia e la Terra sembra coperta, nessuno si è mai chiesto come fanno le cose a uscir fuori. Si scontrerebbero, ma non si sa mai di questa cosa, com'è possibile? Quindi son stati pensati. Quindi questo significa entriamo nel mistero della mente ed è il mistero della magia e il mistero dei controllori. Il controllo viene generato quando? Quando io genero un qualcosa, lo mostro questo qualcosa, gli faccio prendere forza, lo faccio affondare nella mente profonda, la mente profonda ogni volta che io lo muovo da par mio è simile un pochino alla fattura, no? Si viene alla fattura, no, e p come faccio se l'omino e poi entro direttamente in contatto con la mente profonda, muovo l'omino, si muoverà, va a toccare l'oggetto dell'omino. Magia simpatica e questa è magia simpatica alla maniera grande. È stata sempre usata. Stessa cosa, perché io so 'ste cose? Perché mi venne insegnato se dovevo aprire un tempio. Devi aprire un tempio, devi fare questo, tutte le procedure. Non è che io posso aprire un tempio: "Okay, 'sta stanza è il tempio di" no. Molti lo fanno, infatti poi viene chiuso, oppure dicono solo un sacco di cavolate. C'è una tecnica ben precisa, millenaria, di apertura di un tempio, di fondazione di un tempio e perché in un tempio di solito poi viene generata una certa forza e potenza affinché scenda una certa intelligenza e quindi l'intelligenza lo possa animare. Quando c'è per esempio il primo tempio della Golden Dawn che si chiamava, Iside Urania,
venne invocata la forma di Iside stellare, ma quella è troppo potente, era destinato a infatti ha chiuso, perché le forze stellari non sono usabili dagli uomini, solo in minima parte, distruggono. Bisogna sta attenti. Si usano come vengono detti, solo che tutti poi li usano alla cavolata. È chiaro? Così stanno facendo. Ora voi dici: "Dove voglio portare questo?" Bene, quando la cosa che dovete fare è vedere i 7 pianeti, le 7 forze, vedere che cosa dominano e vedere quando in voi si muove qualcosa, un desiderio, un pensiero, quello che sia legato a quel pianeta. Sta agendo quel pianeta. Perché la magia diventa difficile se non si ha disciplina? Perché nell'istante che stai preparando i rituali, stai preparando le cose, stai concentrando, stai mettendo per esempio Venere, tavolino verde, stai mettendo, che ne so, la musica dolce di Venere, la statua di Venere, cominci a però poi vengono altre cose, ti viene da mangiare una fettina di carne. Oppure ti viene da oppure cioè ci sono delle intrusioni che sono di altri pianeti, quindi non può riuscirti quello, oppure se ti riesce sporco e quindi diventa clifotico. Guscio, è una cosa sbagliata. Quindi ecco perché, no, è importante capire che cosa sta agendo in noi, quale forza, se no non esci, non ne esci. Come diceva sempre Sam Crowley, come dico io, no, perché lasciando perdere le cose che fa, ma almeno sapeva la magia, il mago dovrebbe bandire tutto, allontanare tutto, bandire tutto, compresa la forza con cui sta lavorando, perché sicuramente essendo materiale sporca. Perché contiene anche altre cose. Quindi giungere alla forza pura. Ecco perché è così difficile veramente. C'è coloro che dicono: "Sono un mago, sono di qua, sono di là", che appaiono su internet o appaiono o che stanno scimmiottando me stesso, qua lo possiamo dire, che scimmiottano me, non hanno ottenuto nulla. Perché 'ste cose manco le sanno, magari le sanno adesso se sono di nascosto qui, come hanno detto spesso, no, noi abbiamo tanti account, se cancellate uno noi siamo io, non sapete neanche chi siamo. Vabbè, se lo senti, questo ne avrà danno non solo le persone, ma tu stesso o te stessa o voi stessi, se andate a fare cose che vanno a muovere forze interne. Il silenzio è importante, sì, non solo il silenzio, la capacità di capire chi sta agendo dentro di me. Perché? Dici: "Ma è la forza planetaria". Sì. È la forza planetaria, ma io vi ho insegnato come è stata legata 'sta forza planetaria con delle immagini. Ma veramente pensate che Giove è l'immagine di un re? Chi l'ha creata è stata creata. Quindi basta muovere 'sta immagine, da qualcuno è stata creata e voi pensate che Giove mi muove, invece vi ha mosso quell'altro. Ma avete capito cosa sto dicendo? Con tanti fili. Io muovo il filo principale, si muove tutto. Dovete tagliare tutti questi fili. Anche i pensieri vi vengono così. I pensieri non vengono cioè vengono da fuori, su questo punto di vista. Capita la forza che ci sta dominando, cosa si può fare? Eh beh, già sapendola, tu ti metti fuori e la osservi e già questa è dominata. E poi ci sono le tecniche che vi sto insegnando, tecniche di allontanamento, tecniche di chiusura, tecniche di meditazione, tecniche ma se non capisci la forza non puoi andare verso il tuo angelo. È come dire voglio andare nell'orbita, cioè verso Marte e ci sono tutti i satelliti intorno che mi disturbano, non ci posso passare. Occorre stare tranquilli, rallentare ad osservarsi. Ma io l'ho insegnato, io ho insegnato cominciate con il rallentamento, rallentate tutti i movimenti, proprio i movimenti. Cioè quando in modo che voi vedete se lo fate cominciate a vedere dentro di voi degli stimoli che arrivano continui, lo stesso il pensiero e dici: "Ma da dove arrivano queste cose?" E allora capirete ciò che vi voglio dire. E capirete un'altra cosa, che voi di vostro non potete dirlo niente, lo potete dire in futuro, quando da uomini diventate dei. Come diceva un grande saggio: "Tu
di tuo non puoi dire nulla, perché dentro di te vi sono immagini talmente potenti, di rappresentazioni di forze talmente potenti, che sono anche manipolati da esseri, che sono loro ad agire dentro di te. E allora ci sovviene ciò che ci disse il grande Omero nell'Iliade: non sono gli uomini che stanno combattendo, sono gli dei che combattono dentro di loro e si divertono usandoli. E non è quello che accade nelle guerre fino a oggi? I potenti, l'élite, usano le persone per farli combattere, farli soffrire, farli giocare, ma sono loro che muovono le cose. Io dissi tempo fa: è facile fare anche questo, è come un gioco di scacchi, c'è una scacchiera, a parte e tu li muovi e se è collegato bene, se è fatto bene, i popoli si muovono. Queste feste a loro dedicate costituiscono l'ambrosia di cui si nutrono e quando siamo dominati loro si nutrono altresì. Beh, le feste certamente sono una specie sono il cibo, no, ora non direi proprio l'ambrosia, però sì, è simile, è il cibo di cui sono fatti, è il cibo che che li rende vivi, come nel film Jupiter oppure Elysium, è questo cibo sottile e più ci pensi e più fai le cose, più proprio come dici tu, quindi è il cibo. Io vorrei diventare trasparente per non dover fare le cose che gli altri vogliono da me. Basta vedere che cosa vogliono da te e non farle. Ecco l'invisibilità. Ecco, come dico, qui non è possibile essere liberi, a meno che non te ne vai in campagna per fatti tuoi, ma stanno provando a togliere anche quello, perché lo sanno che la gente se ne andrebbe in campagna. Quindi volete essere liberi, volete veramente essere iniziati? Dovete cominciare a vedere queste cose. Anche osservare i transiti astrologici aiuta. Certo che aiuta, come no? Il sole nelle case, nel mio caso, ho notato che funziona per capire i desideri, ma certamente i transiti sono molto importanti, ma sicuro, perché te l'ho detto, no? Sono collegati con le immagini archetipiche generate precedentemente legate agli dei. Quindi, no, è legato. Poi il sole è la vita, quindi è importante, quindi, questi impulsi partono da dentro di noi tramite le immagini impiantate. E certo, è quello che sto dicendo, impiantate da quando sei nato. Tu diventi cattolico, ti mettono delle immagini, ti mettono delle cose. Allora, se a te, Albert, ti viene impiantato fin da piccolo che Gesù Cristo ha fatto questo per te, Gesù Cristo ha fatto questo così, ha fatto così, è morto, e così, continua così, 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 okay. Arriva il momento che se tu fai qualcosa e dici: "Ma no, ma Gesù Cristo piange", tu non la fai. Oppure quando sei più grande, anche se tu fai delle cose che sai magari che quella religione legata a Gesù Cristo non vorrebbe, lo fai a malincuore, diventa un tabù e quindi hai uno scontro dentro te stesso. Ha lo stessa funzione uguale, perché da una parte ti porta o a essere dominato o ad autodistruggerti, perché generano dentro di te uno scontro. E allora interessa questo, divide et impera. Quindi finché non vedete questi effetti su di voi, finché non capite o con i transiti se volete, con l'astrologia, ma certamente figurati, oppure da soli, chi è più introspettivo lo vede, chi più portato a vedere le stelle vede le stelle, chi è più magico, insomma ci sono vari, chi fa lo yoga, insomma in qualche maniera chi rallentando, come io spesso dico, ma capire: ma cosa sta agendo su di me? Per esempio a me attualmente adesso sta agendo Mercurio, no, perché? Che sto insegnando, sto parlando, sto trasmettendo, sto dicendo, quindi Mercurio sta funzionando, quindi sta funzionando. È chiaro? Quindi io lo so, sta funzionando Mercurio. Se vengono altre idee, cioè dovete inscatolarle in quello che l'astrologia alla fine vi dà quelle cose che vengono qui sapete chi sta agendo. Salve a te, è possibile che una intensissima libido per il divino possa far discendere o comunque creare una connessione con forze stellari come stelle circumpolari? Se dovesse succedere questo con i circumpolari tu saresti distrutto perché, per poter entrare in allora le stelle circumpolari sono il dragone, quindi i più importanti, l'Orsa Maggiore, che era Set, il distruttore. Quindi se dovesse accadere sì, può succedere che questa libido intensissima ti possa mettere in contatto dando, no, con qualcosa,
però ne sarebbe distrutta la personalità e se non si è praticato come si deve per un bel po' di tempo, la personalità ne viene bruciata. Era alla fine quello che succedeva, no, purtroppo agli allievi e molti allievi di Crowley, è qualcosa che è successo anche ad allievi del Kremers e ad altri, per questo io sono molto attento. Quindi quello è che accade. Le stelle sono molto potenti, ma proprio tanto, tanto che ti fanno impazzire se non sei preparato. Ecco perché sono una delle vie peggiori e più pericolose in assoluto se non ascoltata come deve essere. Io ho sempre, stigmatizzato la nascita di libri che hanno parlato di tecniche e cose varie, stellari e cose varie, perché metteranno e hanno sempre messo nei problemi le persone, ma da sempre. Cioè c'ha più, ehm, morti sulla coscienza e pazzi Vivian Robson, che parlò per la prima volta di queste cose, che il delinquente che va a fare la rapina. Perché le stelle non son cattive, so' troppo potenti. Già guardando ne vedi una già sul computer, ti comincia a venire mal di testa, comin immaginiamoci. Quindi questo contatto può avvenire, certamente, però lì era chiamato il distruttore. Tutte le stelle circumpolari la maggior parte son marziane. Pensa un po', saturniane e marziane, ci sarà un motivo. Bene, vi ricordo domani, il secondo seminario preparatorio per l'evento straordinario di alchimia alla pietra di fuoco che si terrà a marzo 2024, sarà fatto tutto in presenza dal 17, 18, 19, 29, 30 31, okay? Quindi s c'è allora il primo è pieno, c'è il secondo, quindi 29, 30, 31 che si sta riempiendo, quindi se siete interessati, lì c'è, si può fare anche online, sia chiaro. E poi volevo dire che, ricordatevi l'iscrizione al sito o questo sito, anche annuale, cambiando se volete cambiare l'iscrizione, a 90, non mi ricordo 93, 98 ore, quello che sono, annuale, avete subito la prima lezione di quello che chiedete o seminario collegato e avete il diritto di scegliere appunto, ho generato dei percorsi, ho generato quindi e quindi c'è anche la possibilità anche facendo questo di entrare, cioè di chiedere le domande, di fare, quindi di essere seguiti in questa maniera. È molto importante. Vi ricordo a chi verrà a marzo, che sarà una specie, ne parlerò dopo anche più in grande, sarà una specie di iniziazione di massa perché, visti i tempi, voglio dare questa specie di iniziazione di massa che andrà a toccare molto profondamente la ghiandola pineale della persona per dargli una scossa, per fargli percepire di più l'invisibile, percepire di più la verità intera di cui sto parlando e a quel punto posso eccolo lì, oppure se desideri cominciare un percorso approfondito, eccolo là, della Scienza Ammonia diventa membro dell'Academy e quindi è qui quello che ho detto prima. È chiaro, quindi è una iniziazione di massa che voglio fare ai minimi termini, ma molto una specie di scossa per poter fare in maniera di rimettere un po' in moto ciò che è stato tolto e messo nel buio da parte della civiltà, cioè materialistica moderna, specialmente occidentale. Ne parlerò ancora di più anche fuori dal sito, se sarò più preciso, però ripeto, questa è un'iniziazione di massa, quello che viene fatto, perché l'iniziazione è entrare, in contatto con qualcosa di divino, di particolare, e la pietra di fuoco è quello, che in modo che per sua radiazione, per sua informazione, per suo contagio superiore, possa trasmettere il suo risveglio a te. Questa è un'iniziazione e quindi poi tu farne tesoro. Questo sarà fatto e poi da voi è possibile rifarlo a casa personalmente, ma io personalmente farò questa specie di iniziazione di massa proprio per i tempi che sono attualmente, ricordiamoci di Davos e tutti questi delinquenti che usano sempre le stesse tecniche, stanno usando le stesse tecniche impiantando le immagini dei robot, le immagini vi ricordo che a Bologna già da ieri si va solo a 30 chilometri orari in città.
quindi non si superio questa è la città pilota. Quindi piano piano stanno facendo le cose che dovevano fare, quindi, però stanno impiantando le immagini di quella stanno facendo le stesse cose che hanno fatto gli egiziani, i sumeri, i romani, fino al fatto degli UFO e cose varie, adesso. Sappiatelo. La libertà non è fuori, il corpo è limitato, libertà è dentro. Dentro c'è un universo infinito, straordinario, la parte occulta della natura, l'universo occulto, scienze occulte, conoscenza occulta significa questa, la conoscenza di quelle cose là. Va bene? Vi saluto, vi aspetto domani e se siete interessati all'incontro di marzo, scrivete su Telegram o sul sito e lì ci saranno tutte le informazioni date dalla persona che è preposta a questa cosa e vi dirà tutto come fare, eccetera, eccetera. Il primo esaurito, siamo già quasi a 20 per il secondo, quindi la sala son massimo 60, voglio dire vedete voi, potete farlo anche online. Bene, arrivederci. Spero che questo è stato chiaro e che ne facciate tesoro. Riascoltatelo e collegatelo alle varie parti e capirete che una persona una volta che hanno fatto questo sforzo, da casa sua, quindi questa élite, può muovere una immagine e il subconscio si muove. Ecco perché li tengono tutti calmi le persone. Fai una religione di bontà, fai una religione di benevolenza, fai una religione di porgi l'altra guancia, fai la religione di volermosi bene, fai la religione di ubbidire per andare in guerra per Tizio e Caio e tutti lo fanno. Arrivederci. Grazie, uno m'ha detto: "Bellissima diretta, straordinaria." Grazie. Se vi piace mettete un like. Arrivederci. A domani.